Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi ho scelto di commentare per voi un incontro dove vengono eseguite delle proiezioni davvero molto belle. Ma andiamo subito a vedere. Eccoci. Allora, il match che vi propongo oggi è tra due fighter. Uno è il giapponese Nakamura, che adesso vediamo salire sul tatami e ha il gi blu, e affronta un Kudoka che ormai conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo esaminato in un paio di video sul canale nelle settimane passate, e si tratta per l'appunto di Edgar Kolian con il gi bianco. L'arbitro invita a salire i due sul tatami, saluto, e adesso saranno pronti per la vestizione, per completare appunto la preparazione indossando il casco di Kudo. Il casco di Kudo è molto particolare, poi farò un video a parte per spiegare come è fatto questo strumento tipico di quest'arte marziale. Esistono diverse imitazioni sia del caschetto che del Kudo, diciamo, però esaminando poi nei dettagli questa attrezzatura si capisce quanto sia specifico e pensato per un certo tipo di combattimento full contact. Si sono vestiti, pronti, l'arbitro dà il via. Tocco del guanto e i due fighter cominciano a muoversi. Nakamura molto mobile e pressa, costringe in qualche modo Colin ad andare indietro, e infatti lui risponde subito con 1-2 e un low kick molto forte per insomma stabilire in qualche modo un certo equilibrio. Qui il giapponese è pure scivolato proprio per questa foga. Colin risponde con un calcio, forse si è fatto male a un piede, vanno in clinch, colpo di reni, cadendo Colin gira e schiena il giapponese a terra. Nulla di fatto perché sono finiti fuori dal tatami, ma questo già ci fa capire quanto sarà fisico il combattimento da qui in avanti. Nakamura con una guardia molto bassa e dinamica, Kolian invece, ecco qui scaraventa a terra il giapponese, Kolian invece con una guardia molto più chiusa e pronta per il suo striking molto essenziale ma efficace. Infatti vediamo proprio un'impostazione diversa, però sono entrambi molto mobili. Il giapponese forse ha qualche centimetro in più in altezza, quindi può giocare con un allungo sicuramente favorevole. Si muovono, il giapponese blocca un bel Mawashi Geri, vanno in clinch, Kolian entra sotto, ingresso e proietta Kataguruma, proiezione eseguita perfettamente. Allora io sfido a trovare un'arte marziale full contact nella quale si possano vedere delle tecniche eseguite in questo modo, cioè spettacolari, complesse. Poi qui, ecco, vediamo, sono finiti in clinch, il giapponese tiene, Kolian, come vedete, colpiva anche ai fianchi per alleggerire un po' la posizione, qui prova a girare liberando la guardia per cercare la posizione di monta. Il tempo a terra è finito e non ci sono stati dei punti evidenti assegnati né all'uno né all'altro. Sottolineo la bellissima proiezione fatta dal russo. Il match riprende, Nakamura stuzzica abbastanza Kolian con questi colpi, annullando un po' la proverbiale efficacia di braccia di Kolian. Qui passa sotto a due colpi, entra con ottimo Osotogari, un po' di mestiere, il giapponese trascina fuori Kolian per far sì che l'incontro venga in qualche modo interrotto, no? E possa riprendere dal centro. Diciamo, un bravo fighter quando si esprime su un regolamento esprime al massimo sia la tecnica ma anche sfrutta quello che il regolamento consente di fare. Possono riprendere il combattimento. Nakamura sempre in pressione, sempre in avanti. Kolian tirando un calcio qui scivola a terra, però nulla di fatto anche in queste situazioni. L'arbitro interrompe per avere un match più chiaro, più pulito in qualche modo. 1-2 di Kolian, si studiano ancora, 1-2 ancora a segno, poi a segno anche Nakamura. Adesso si sta andando più verso lo striking in questa fase di combattimento e insomma si scambia abbastanza duramente. Sono finiti i primi 3 minuti che avevano a disposizione.
Siccome il match non ha prodotto un vantaggio, non sono stati assegnati dei punti, bisognerà andare all'extra round. Il punteggio in sovrappensione infatti fa vedere che si trovano ancora 0-0. Quindi ora ci sarà un minuto di recupero nel quale i due Kudoka possono risistemarsi, rifiatare e recuperare un po' di energie. I secondi non possono entrare e comunque interagire con loro, e quindi qui il combattente rimane così, solo con i propri pensieri e con il proprio modo di interpretare il combattimento. Rientrano i secondi per aiutare nella vestizione nuovamente i due. Qui vediamo, allacciano i caschi e sono pronti per affrontarsi nel secondo round, quindi eseguiranno un'altra volta 3 minuti di incontro nel quale si potrà andare nuovamente 2 volte a terra per 30 secondi e, e speriamo che si riesca a stabilire un vantaggio con con questa seconda ripresa. Il match riprende. Non è cambiato molto, forse ecco Nakamura è un po' più attento, un po' più, forse accusa un po' di stanchezza. Qui finendo in clinch Colin esegue un Sasaitsu Rikomiyashi, lo proietta con la gamba sinistra, pure questa una tecnica che insomma richiede una certa abilità nella gestione proprio del corpo e del peso proprio e dell'avversario. 1-2 di Kolian, Nakamura va avanti, mani basse, molto aggressivo, Kolian blocca un calcio ed esegue Ikikomi Gaeshi, guardate che proiezione, qui mette anche un bel montante. Allora vi sottolineo anche in questo caso il tipo di proiezione che ha portato Edgar Kolian, di un'esecuzione perfetta, di una tecnica tutt'altro che semplice, grande spettacolarità. Il match ricomincia, Nakamura prova ad avanzare in qualche modo stuzzicando Kolian. Certo, affrontare Kolian sul piano dello striking è sempre un grande rischio e infatti Nakamura sta cercando di trovare la sua dimensione, forse dovrebbe sfruttare un po' di più l'allungo di cui dispone. Kolian è sempre molto chiuso e lavora rispondendo ogni volta che viene provocato, quindi sta facendo un match molto intelligente da questo punto di vista. Qui back fist, il giapponese passa sotto, cerca una proiezione in qualche modo, poi rotolando fuori l'arbitro è costretto a interrompere. Grande riflesso di Nakamura qui nello schivare un colpo micidiale. E ancora, forse la guardia è sempre un po' bassa di Nakamura e questo non aiuta, infatti qui incassa un 1-2 che poteva evitare forse. Qui ancora un 1-2 molto duro, 1-2 con un gancio, finiscono in clinch, poi sono fuori e bisognerà appunto riprendere dal centro. L'arbitro fa segno che non è stato assegnato ancora nessun punto. Mawashigiri, finiscono in clinch. Qui Kolian, ecco, questa è una tipicità del Kudo, si può afferrare il gi e colpire. Quello che ha fatto, ha afferrato con il braccio sinistro il gi e ha sferrato un Mawashigiri, calcio laterale al viso. Qui l'arbitro segna un koka, ecco, lo vediamo pure nella grafica, segna un koka che sarebbe il punto minimo che può essere assegnato nel Kudo, grazie proprio a questa strategia, quindi afferro e colpisco. Qui intanto la fase di lotta non ha prodotto un granché, Colin è rimasto dentro, la guardia, Nakamura ha provato a mettere qualcosa, però non c'è stato, non c'è stato molto appunto. Qui si devono rivestire entrambi. I secondi round nel Kudo sono molto duri, sono molto faticosi. Il match sta quasi per finire. Nakamura cerca di recuperare perché sa che adesso. Ecco qui, ecco, vedete quello che ha fatto? Ha cercato di afferrare il gi. Quella è un'altra cosa che alcuni Kudoka riescono a fare, riescono a gestire molto bene. Cioè il fatto di sfruttare proprio il gear che abbiamo a disposizione, quindi in questo caso il doji, per fare una presa, sbilanciare l'avversario. Intanto il match è finito,
Sappiamo già come sarà l'esito perché un unico punto in 2 riprese assegnato a Kolian per quel bellissimo colpo che ha messo prima, afferrando il via e colpendo con il calcio. Adesso io vi vorrei proporre degli highlight sicuramente, ecco qui vediamo lui, Edgar Kolian che dimostra anche una certa agilità, festeggia in questo modo la vittoria meritatissima direi, anche se devo dire che Nakamura ha saputo tenere a bada alla grande Edgar Kolian, quindi un match molto molto equilibrato. Ok, andiamoci a rivedere queste bellissime proiezioni eseguite durante il match. Cominciamo con la prima, secondo me la più bella. Kolian mette ginocchiata a destra, poi infila il braccio sotto, entra in ginocchio, solleva sulla testa il giapponese ed esegue un perfetto Kataguruma. Questa è una tecnica veramente da manuale, eseguita perfettamente, grandissimo esempio di tecnica ed espressione di forza insieme. Altra proiezione, questa invece è del giapponese, fa un ingresso sotto, tiene Kolian di lato, proietta Osotogari. Pure questa proiezione eseguita molto velocemente in una fase molto concitata, per niente semplice questa esecuzione, devo dire. Clinch, ginocchiata di Kolian, rotazione dalla parte opposta, gamba sinistra e proietta con una sorta di Sasai Tsuriko Miyashi. Ultima proiezione molto spettacolare su blocco di Mawashi Geri sinistro, Kolian entra sotto praticamente e proietta in Ikikomi Gaeshi, altro colpo veramente bellissimo da vedere. Anche questo appuntamento finisce qui, mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un like e commentate. Alla prossima!